tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, o bentornati. In questa lezione vedremo insieme 3 modi di dire natalizi molto utilizzati in italiano e vedrò di spiegarvi cosa significano. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Questo cosa significa? Significa letteralmente che, secondo la tradizione, Natale andrebbe passato con la propria famiglia, con i propri parenti, mentre poi Pasqua la si può passare con chi si vuole, con gli amici, quindi con persone al di fuori della famiglia stretta. E la si sente anche molto spesso utilizzare dai genitori verso i figli che magari si lamentano che non vogliono passare il Natale con altri parenti e preferirebbero passarlo con gli amici. Allora i genitori dicono Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi e insomma incoraggiano i figli a fare un sacrificio per un giorno, ecco, si può anche passarlo con i parenti, poi tutti gli altri giorni, per esempio Pasqua, anche altri giorni festivi, si possono passarli anche con gli amici, ok? C'è anche una seconda variante, Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Allora, anno nuovo, vita nuova, cosa significa? Qui si fa riferimento al fatto che poco prima della fine dell'anno, di Capodanno, ci mettiamo ad analizzare un po' l'anno trascorso, ci mettiamo a riflettere, a pensare, insomma, come è andato questo anno, come siamo riusciti a viverlo, siamo riusciti a fare quello che volevamo, ci sono stati problemi, ci sono state difficoltà, è stato un anno gioioso, siamo riusciti a rispettare, diciamo, quei buoni propositi che ci eravamo fatti l'anno scorso, l'anno prima, e invece no, insomma, quindi come dire, prendiamo proprio una visione, ecco, di tutto quello che è successo nell'anno e di come vorremmo che l'anno dopo in realtà andrà per noi. Quindi mettiamo giù, in realtà ci scriviamo in genere prima proprio della fine dell'anno una lista di buoni propositi per l'anno dopo e che magari vorremmo, magari se fumiamo vogliamo smettere di fumare, oppure se una persona ha l'abitudine di bere parecchio, cercare di ridurre appunto l'alcol, per esempio, oppure se siamo molto sedentari cercare di fare più esercizio o magari anche riprendere rapporti con degli amici che si sono persi magari nel tempo, ecco, insomma una serie di buoni propositi, mangiare meglio, ecco, una serie di dicevamo buoni propositi per l'anno dopo, per cercare di migliorare insomma anche nel nostro stile di vita e come persone, ecco. Quindi anno nuovo, vita nuova è proprio una specie di risoluzione, di una decisione che ci diciamo ad alta voce di cercare proprio di migliorare, cercare di fare qualcosa di meglio per noi, ok? Di non avere poi problemi, anche difficoltà poi nell'anno dopo, magari potrebbe essere anche cambiare lavoro, fare qualcosa di diverso con la propria vita, ecco. Quindi è proprio un augurio che ci diciamo ad alta voce e anche diciamo alle persone intorno a noi, proprio perché se lo diciamo ad altri vogliamo proprio, è ancora più importante che poi rispetteremo questi propositi. Mi raccomando, adesso non so, questo è proprio l'ultimo giorno dell'anno, vi siete messi giù, vi siete scritti una lista di buoni propositi per l'anno nuovo, fatemi sapere nei commenti quali propositi vi siete posti per il 2022, sono curiosa, e anche come è andato questo 2021, se avevate fatto una lista di buoni propositi, se li avete rispettati, come è andata insomma, o se non fate niente in realtà, se non scrivete questa lista di buoni propositi, se pensate in realtà che non serva, che più ci poniamo dei propositi, più poi siamo molto più, non vogliamo poi in realtà stargli dietro, non vogliamo poi rispettarli o pensiamo non importa, non è importante, mentre se non ci facciamo propositi, a volte la vita ci sorprende
in un altro modo, anche in maniera più, insomma, sorprendente, in maniera più allegra anche rispetto a quando invece ci mettiamo giù una lista e poi non la rispettiamo e quindi ci sentiamo poi anche con noi stessi, ci sentiamo anche delusi per non avere rispettato tutte queste buone proposizioni che avevamo fatto, ok? Quindi fatemi sapere un po' come la pensate voi anche sui buoni propositi per l'anno dopo, se li fate, se non li fate, se li fate, se li avete rispettati per quest'anno, per il 2021, come è andato questo anno e cosa vi proponete poi per il 2022. Sono curiosa, fatemi sapere nei commenti. E poi abbiamo l'Epifania, tutte le feste porta via. Allora, cosa vuol dire qui? Allora, vuol dire che l'Epifania cade il 6 di gennaio, ok? Tra la notte, tra il 5 e il 6 di gennaio, in realtà per essere precisi. Allora, cosa era successo qui? Qui l'Epifania è quando i tre re magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, erano andati alla grotta di Gesù e gli avevano lasciato i doni a oro, incenso e mirra, d'accordo? Quindi l'Epifania è questa festa che ricorda proprio i re magi, questo a livello biblico. Poi c'è la tradizione a livello popolare, a livello folclorico della Befana. Befana ovviamente viene da Epifania, ok? È stata proprio tagliata così la parola, insomma, Befana. La Befana che cos'è la Befana? Chi è la Befana in realtà? La Befana è una vecchia signora con la pelle tutta raggrinzita, con anche vestiti rattoppati, con una sottana molto larga e anche non di bell'aspetto, insomma, la Befana, una signora molto vecchia, appunto, che gira tetto per tetto, gira proprio a bordo di una scopa, praticamente, cavalcando questa scopa sopra i tetti delle case nella notte tra il 5 e il 6 gennaio e lascia poi ai bambini che si sono comportati bene tanti dolciumi, mentre ai bambini che non si sono comportati bene, secondo la tradizione, si lascia il carbone che poi anche nei supermercati troverete dolce. Anche la tradizione del carbone dolce è semplicemente un'altra caramella, però ai tempi bambini che non si erano comportati bene si lasciava il carbone, proprio carbone quindi nero, ecco, quindi carbone non da mangiare, ok? Però adesso si trova il carbone dolce anche nei negozi. Comunque, allora, la tradizione quindi è proprio questa, di lasciare i dolci ai bambini in realtà italiani, la maggior parte la Befana, sì, fatemi sapere nei commenti se c'è questa tradizione anche nella vostra nazione oppure no, perché so che è una cosa molto italiana. Si sente parlare di Befana a volte anche in Francia, in Spagna, ma non ne sono sicura, quindi fatemi sapere se avete la Befana oppure se questa tradizione in realtà non c'è nella vostra nazione. Ma dove lascia tutti questi dolci la Befana? Li lascia in una calza, ok? Quindi c'è questa tradizione di appendere le calze, anche calze che si comprano apposta, calze di una certa dimensione, al camino, oppure se non si ha il camino si possono appendere vicino alla finestra, anche così la Befana arriva più in fretta proprio alla finestra, li mette dentro, ok? Oppure anche si possono mettere la maniglia della porta, per esempio della camera dei bambini e via, insomma, che la Befana in questo modo le trova e mette dentro i dolci. Oppure se questi bambini non si sono comportati bene, dicevamo il carbone. Quindi questo è il detto, appunto, l'Epifania tutte le feste porta via, perché è l'ultima festa del periodo natalizio, il 6 di gennaio, e dopo il 6 di gennaio in realtà non è più proprio Natale, quindi porta via anche tutte le altre feste. Quindi avevamo il Natale, avevamo il Capodanno, ecco, e poi l'Epifania è la festa che chiude il periodo natalizio. E allora con questo concludiamo la nostra lezione per oggi. Spero che vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata utile e che inizierete ad utilizzare questi modi di dire quando vi riferirete a Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, quando magari non vorrete passare il Natale con certi parenti ma dovrete per ragioni di circostanza, anche di tradizione, o anche quando parlerete dell'Epifania che porta via tutte le altre feste, ok? Tutte le feste porta via, o anche giornate come oggi, l'ultimo giorno dell'anno, anno nuovo, vita nuova, quindi avrete e siete pieni di entusiasmo per iniziare il nuovo anno, per iniziarlo nella giusta maniera, insomma, pieni di buone
propositi, di buone risoluzioni e di appunto entusiasmo semplicemente. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora, non ho mai ben capito se in realtà gli auguri di buon anno andrebbero fatti oggi o nell'anno nuovo, ma in ogni caso ve li faccio oggi e ve li farò alla prossima lezione, e appunto spero che passiate un 2022 fantastico, assolutamente bellissimo, con tanta serenità e tanta gioia. Vi auguro tutto il meglio allora e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao!